Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature, io sono Joe, mettetevi comodi perché oggi vedremo veramente delle cose extra eccezionali. Ma prima di cominciare questo video, se non sei ancora iscritto ti invito a farlo guardando anche tutti gli altri miei video, attiva la campanella per essere sempre aggiornato e soprattutto se vi piacerà questo video lasciate un botto di like. Ma guardiamo oggi di che cosa si parla. Bene raga, benvenuti, ho scoperto un sacco di cose su Instagram. Io ho praticamente un account Instagram, prima ne avevo due, uno l'ho tolto perché non mi dava fastidio sinceramente, che lo usavo per l'altro mio canale, ma questo ragazzi di Ferrovie Miniature, che trovate il link qua sotto, andate a iscrivervi così magari mi seguite, anzi se siete degli appassionati come me e producete del materiale video o foto nel vostro account, andatemi a seguire perché sicuramente potrete condividermi un sacco di materiale che io potrò ovviamente reagire nei prossimi video. Scusate la grammatica, ma oggi non riuscirò a parlare l'italiano. Ma chi se ne... Raga, allora andiamo a vedere che cosa sta succedendo su Instagram. Ho scoperto un botto di account e molti di essi sono anche degli youtuber, quindi trovate i loro account anche su YouTube. Ma io ovviamente vi linkerò qua sotto tutti quelli che citerò in questo video e raga vi dico che ho trovato delle cose veramente straordinarie. Rimango sempre veramente basito a volte di non sapere che esistono persone così straordinarie nel saper creare questo fantastico hobby che ormai è rimasto solo per pochi. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Metto le cuffie e devo stare attento perché molti, anzi quasi tutti i reel di Instagram hanno la musica sotto copyrighttata e quindi alcune volte dovrò toglierla perché non so il perché mettete questa maledetta musica che non c'entra niente con i trenini, però vabbè, andiamo a vedere. Partiamo da questo account che ho trovato, si chiama Le Trend Alex, che molto probabilmente forse avevo già reagito tempo fa a un suo video su YouTube. Vabbè, comunque trovate il link qua sotto, 2442 follower, c'è un botto di follower, e ha messo dei reel che sono spaventosi. Ora io voglio assolutamente guardarli, penso si tratti di un francese, ma andiamo ad approfondire raga. Speriamo che non mi salta l'audio per aria perché ci sono alcune musiche che sono praticamente a 300. Ok, vabbè, proviamo a vedere questo plastico. Ecco, questa è una di quelle. Allora, plastico in costruzione, qua sta usando del legno, è il pioppo, scusatemi, è il faggio, e guardate, anzi forse ho commesso un errore, mettete nei commenti se per voi è faggio o pioppo, anche se poi sembra anche multistrato, vabbè, sono dettagli. È uno di quelli che ancora utilizza il sughero, ma guardate, sì, siamo in Francia sicuro, abbiamo riconosciuto i convogli. E mi piace l'idea di come sta realizzando questa struttura. Voi direte, ma come fai a saperlo che si vede solo questo scorcio? Perché ho visto già altri lavori che vi invito ad andare a vedere e valuterete anche voi. Ok raga? Poi ho notato che c'è un misto di binari tra cemento e traversine in legno, cosa che mi manda letteralmente al manicomio. Fatemelo sapere anche voi se vi piace questa idea. Infatti, come vi dicevo, andiamo in un altro scorcio di questo plastico, passaggio a 3 vie, vediamo se qua c'è la musica. No, qua finalmente abbiamo la SMR dei treni che è fantastico, e questo convoglio con un botto di carrozze. No, che belle queste navette raga, io le amo. Mi piace vedere soprattutto quando si vedono questi scorci molto ravvicinati raga, è importante il dettaglio, anche se avrebbe potuto fare di meglio. Andiamo a vedere altro raga, perché c'è tanta roba da vedere nel suo canale, guardate, ce n'è un botto veramente, e io sto passando la giornata a guardare i suoi video. Guardate questo qua, gli lasciamo anche il cuore raga, ovviamente. E qua è uno scorcio della stazione in curva. Raga, le stazioni in curva ultimamente mi stanno appassionando sempre di più perché c'è qualcosa che non so come spiegarvelo qua, a livello emotivo ti prende veramente tanto, specialmente se lo guardate con un occhio chiuso, quindi in questa maniera, mettendovi alla stessa altezza del plastico, vi lascia veramente particolarmente attratti, proprio per il fatto che il treno arriva in curva, e specialmente se la curva è stata fatta in maniera professionale, quindi che il treno tende a pendere un po' a sinistra o a destra se viene da sinistra, lascia veramente quella cioè quella cosa che ti viene dal profondo di dire wow. Raga, bellissimo scorcio.
Ok raga, ancora sempre dentro le Trendalex abbiamo la possibilità di vedere quasi tutto il plastico, perché c'è appunto la cam all'interno del vagone, comunque in un carro, che vi permette di vedere tutto, diciamo quasi il plastico. Si vede che in casa c'è una finestra, un po' come sarà per il nostro amico Daniel, che salutiamo. Guardate che entrata ragazzi, la velocità del treno non mi piace, però ci sta solo per vedere come è fatto questo plastichino, con una stazione terminale messa in, diciamo, in altezza. Molto interessante raga, lo trovo veramente interessante questo account di Instagram di Le Trendalex, che sicuramente qua sotto c'è il link per il suo canale YouTube, andatelo a vedere perché secondo me ne vale veramente la pena. Ma ora raga, passiamo a un altro account Instagram che ho trovato, Small World H0. Anche questo dovrebbe avere un canale che si chiama Small World H0, ho controllato prima e a quanto pare veramente pochi iscritti. Invece qua su Instagram è molto seguito, 9416 follower, e c'è un botto di roba da vedere, tra cui appunto andiamo a vedere i reel, che sono quelli che ci interessano di più, anche se io amo vedere anche le fotografie. Però questo ragazzo mi ha colpito particolarmente per il suo modo raffinato di lavorare. Guardate raga, ci sono alcune immagini, non ve le faccio vedere tutto perché altrimenti vi tolgo il gusto di andarla a visitare, ma una delle cose che mi ha lasciato veramente scioccato sono stati il modo in cui ha realizzato la massicciata. E ora vi faccio vedere come realizza la massicciata. Guardate, si vede solo una piccola tratta, velocizzato, con del sughero, mette la colla. Guardatelo bene raga, perché ha un modo di lavorare che è veramente pulito, quasi da veramente, giuro, sembra uno chef, ecco, uno che sta cucinando. Veramente maniacale il modo di lavorare. Colla, andiamo ad incollare sotto con appunto il sughero sotto. Ha preso una piastrina di legno, poi ora gli fa una passata di colore di base, anche se poi dopo la andrà a coprire perché già so come va a finire, però non capisco il perché. E in questo caso, come potete vedere, sta pitturando proprio tutta la parte esterna del binario. Ora passa la colla, quella appunto la classica colla, quella per l'incollaggio di basi, che ne so, erbose o pietrisco, quella della NOC, e poi andrà a stendere appunto il pietrisco. In questo caso sta stendendo il pietrisco dappertutto, anche sui laterali, ma quello che mi colpirà tantissimo raga è proprio, soprattutto nella fase dopo, ecco, ora sta realizzando il pietrisco con una manualità veramente di grande livello. Anche se è ovvio ragazzi, quando si lavora su piccoli tratti come questi, quindi stiamo parlando di 20 cm, tutto viene molto più facile, a differenza mia che magari mi sono trovato a mettere massicciate per chilometri di binari, tutto cambia. Guardate, la massicciata è stata stesa benissimo, ma ora voglio farvi vedere cosa importante, come è stata invecchiata. Guardate, utilizza dei colori, una marca di colori che io non conosco sinceramente, non l'ho mai vista. Forse si usa da qualche altra parte dell'Europa, non lo so, io sono abituato a ben altro, però raga, guardate come è andata a invecchiare questi binari, cioè giuro che, non so, a me è piaciuto molto come ha creato il colore e come l'ha steso, ha utilizzato un pennellino finissimo, ma poi vi voglio far vedere il risultato finale. Ha lavorato soprattutto non solo sulla parte del ferro, quindi sulla rotaia, ma anche sulle rotaie, ma anche sulle traversine e soprattutto anche sul pietrisco, passando a secco, guardate, quelle spennellate di un colore beige grigiastro, in questo caso. Guardate, io sapete i colori non li vedo proprio bene, li interpreto diciamo a modo mio. Ma guardate ragazzi, già si sta vedendo il risultato, ditemi voi. Peccato che non ha messo la telecamera da vicino, ma ragazzi guardate, cioè io credo che sia una delle rappresentazioni di binari scala H0 invecchiate fatte veramente da Dio. Cioè ragazzi, ditemelo, ma secondo me è da Dio, veramente un lavoro che ti lascia veramente senza parole. Guardate, peccato che non ha avvicinato, ma si vede comunque il risultato. Mettete anche voi nei commenti che cosa ne pensate, secondo me è qualcosa di livello top, superiore. Ma andiamo a dare un'occhiata a uno scorcio ferroviario del plastico, penso sia il suo. Guardate, cioè stiamo osservando quello che è una delle parti del suo plastico che secondo me non è male. Guardate anche la movimentazione dei treni e soprattutto i dettagli di questo ponte con sotto tutte quelle rocce, che comunque credo sia ancora in lavorazione.
molto molto bello. Votate raga, fatemi sapere. Ve lo ricordo, Small World H0 lo trovate anche su YouTube. Passiamo a Rico Broken Train. So che forse anche qui siamo rimasti ancora in ambiente francese e devo dire che questo mi ha attratto moltissimo per il fatto che fa vedere degli scorci con dei colori, con dei dettagli abbastanza ravvicinati, anche se su Instagram non possiamo pretendere chissà che con le immagini video perché vengono rimpicciolite, ma veramente andatela a guardare perché fa delle cose molto belle. Infatti mi ha attratto questo video, 1850 cliccate. Guardate, vediamo se abbiamo l'audio buono. No, c'è la musica. Vabbè, ma guardate che ferrovia, ragazzi. Cioè, ditemi voi, guardate che bellezza, guardate che dettagli, soprattutto gli scambi, cioè, veramente qualcosa di eccezionale. Io rimango veramente sotto shock quando vedo queste cose e non so che dirvi, cioè, io amo questi scorci in questa maniera qua, guardate. E come vengono fatti i dettagli di questi plastici, tutto è dovuto sempre, secondo me, ha tanta esperienza che sicuramente col tempo arricchisce chiunque, perché è un hobby che possiamo fare tutti raga, si può cominciare da zero anche a qualsiasi età, non c'è un'età per cominciare, secondo me anche se si ha già una certa età si può sempre cominciare. Raga, molto molto bello, cioè veramente che dire, una favola. Anche qui ragazzi guardate, cioè i dettagli, si vede lo stile ovviamente del tutto francese, lasciano veramente a bocca aperta, cioè non so come definire. E tra i plastici che ho visto ultimamente, secondo me si merita un bel 10. Mettete anche voi i vostri voti qua sotto dei 3 account che abbiamo visitato, andateli a guardare perché secondo me meritano veramente tanto. A me piace un botto questi scorci qui molto realistici, con appunto zone un po' diciamo tra il civile e l'industriale, e questa massicciata che è fatta veramente da Dio. Mi piace anche il dettaglio che ci siano i carri, cioè le gomme, proprio bello. E boh, che dire, questo probabilmente è un plastico oltretutto che dovrebbe essere, se non sbaglio, in scala 0 ed è in mostra a una fiera in Francia ed è stato fatto nel 2023. Molto interessante ragazzi, veramente interessante. Guardate che dettagli, guardate questa salita, cioè veramente sono quei diorami che ti lasciano così. Bene raga, per oggi può bastare questa reaction, da tanto che non la facevamo, si torna a farle sempre ogni tanto quando mi è possibile farlo, perché veramente mi piace molto andare a vedere le vostre cose. Vi ricordo sempre qua sotto nei commenti, mettetevi i vostri link di Instagram, oppure venite direttamente su Instagram a cercare l'amicizia, così posso guardare i vostri lavori. Non li guardo proprio tutti perché cercherò di portare quelli che hanno veramente uno spicco, ma cercherò anche di portare quelli che magari sono all'inizio, quando magari faremo un argomento un po' diverso, del tipo andremo a reagire a plastici di persone che stanno appena cominciando. Ok raga, per adesso è tutto, è stato un piacere stare con voi questo 10 minuti, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso like, iscrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao!